Ci sono gare nella storia della MotoGP che rappresentano dei punti di svolta, pochi attimi in grado di cambiare il corso di un'intera carriera. Valentino Rossi è passato dall'essere il pilota numero 1 della MotoGP ad essere uno dei piloti della MotoGP. Assen 2013 ha rappresentato per lui lo spartiacque della sua seconda parte di carriera. Le possibilità erano due: continuare nell'anonimato dopo 2 anni difficili in Ducati e probabilmente smettere da lì a poco, oppure riprovarci, dimostrare a se stesso che lui poteva ancora stare con i migliori e poteva ancora vincere e lottare per quel titolo che ormai mancava già da qualche anno. Io sono Alessandro di Casco Rosso e vi do il benvenuto a Storie di GP. Oggi vi parlo di Assen 2013. Valentino Rossi arriva da un biennio in Ducati decisamente disastroso. 2 podi, 0 vittorie e tifosi appassionati di MotoGP iniziano a chiedersi se quei periodi di gloria dove vinceva e dominava e non lasciava nulla agli avversari siano ormai giunti alla fine. Ma facciamo un passo indietro. Dopo settimane di rumors insistenti, finalmente arriva l'ufficialità. Valentino Rossi ha firmato un biennale con Yamaha per le stagioni 2013-2014. In quel momento a Valentino Rossi era appena stata data una seconda occasione, e non per fare dei buoni risultati, ma per tornare a vincere. Si arriva ad Assen con un campionato che sembra indirizzato verso un duello tra Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo. Dani Pedrosa guida la classifica con 123 punti, seguito appunto da Lorenzo a 116, Marquez a 93, Crutchlow a 71 e Rossi a 60 punti. Lorenzo ha vinto 3 gare, una in più di Pedrosa, ma si trova secondo a causa di un weekend veramente disastroso delle Yamaha ufficiali a Le Mans, dove il maiorchino ha ottenuto solo 9 punti. Pedrosa fa della costanza la sua arma principale nella prima parte di stagione. Infatti, ad esclusione del Qatar dove arriva quarto, ottiene 2 vittorie e 3 secondi posti. In quel momento dava veramente l'idea che probabilmente era l'anno giusto per vincere il suo primo titolo in MotoGP. Al terzo posto troviamo un rookie veramente molto promettente che, a discapito di quello che si potrebbe pensare oggi, in quell'inizio di stagione non era ancora considerato un vero pretendente per il titolo. Il suo, fino ad Assen, è stato un ottimo campionato, con una vittoria ad Austin, un secondo posto e 3 terzi posti e uno 0 rimediato al Mugello. Ma ora veniamo al personaggio principale di questa storia, Valentino Rossi. Dopo aver infiammato il cuore dei tifosi e degli appassionati con un secondo posto sensazionale in Qatar, Rossi si spegne. Sesto ad Austin, quarto a Jerez, addirittura 12esimo a Le Mans, per poi rimediare uno 0 pesantissimo al Mugello e riprendersi parzialmente con un quarto posto a Barcellona. Insomma, non proprio i risultati che ci si aspettava con il suo ritorno in Yamaha. Rossi arriva ad Assen con 60 punti in campionato e un distacco abissale da Pedrosa. Infatti paga 63 lunghezze dal leader della classifica e l'obiettivo del mondiale sembra ormai una cosa davvero impossibile. Per Valentino però ci sono molti segnali confortanti che arrivano soprattutto dalla gara prima di Assen, quella di Barcellona, dove Valentino arriva quarto ma dà dei segni di competitività e soprattutto dà dei segnali molto importanti anche per quanto riguarda il setup della moto. Infatti gli manca davvero sistemare qualcosina nella prima parte di gara per poi essere competitivo durante tutta la corsa. Nella prima parte infatti paga ancora qualcosa verso i primi, però nella seconda gira sempre costantemente col passo dei migliori. A Barcellona Valentino ha dato un po' di speranza ai tifosi che l'hanno visto vicino a quei piloti di testa e ovviamente non c'era occasione migliore quale tornare appunto ad Assen per provare a salire sul podio o addirittura cercare l'obiettivo grosso, quello di vincere la gara. Il giovedì mattina dà subito fiducia a Valentino e ai suoi tifosi. Il campione di Tavuglia infatti si trova subito in scia ai migliori. Le FP1 sono contraddistinte dal freddo e dal poco grip. Primo c'è Lorenzo, seguito da Crutchlow e Marquez. Quarto Rossi ma ad una manciata di millesimi dal rookie dell'HRC.
quinto invece il leader del mondiale Pedrosa. Nel pomeriggio invece troviamo Marquez davanti a tutti, seguito da Rossi e da Pedrosa, ma il vero colpo a sorpresa succede proprio in quel piovoso pomeriggio ad Assen. Nella parte più veloce della pista, ad una velocità superiore ai 230 orari su un asfalto completamente bagnato, Jorge Lorenzo allarga troppo la traiettoria andando a toccare la linea bianca del cordolo e perdendo immediatamente il controllo della sua Yamaha, compiendo un volo terrificante. L'esito è drammatico, clavicola sinistra fratturata e la sua partecipazione al GP sembra praticamente impossibile. Valentino Rossi, appresa la notizia dell'infortunio di Jorge, dirà: non ci voleva per lui. Stava lottando per il mondiale ed era a soli 7 punti da Pedrosa. Proprio Pedrosa dirà invece: mi dispiace veramente per Jorge, spero possa tornare presto. Questo non cambierà la mia mentalità in gara. Il dottor Xavier Mir tramite un comunicato fa sapere che Jorge Lorenzo verrà portato all'ospedale di Assen per ulteriori accertamenti e per escludere danni più gravi. Poi, nelle 48 ore successive, potrà raggiungere Barcellona per essere operato. Per Jorge questo infortunio è un colpo veramente duro, ma i suoi avversari sanno che questa è un'occasione d'oro per guadagnare punti. Il venerdì mattina consegna alla storia un turno veramente poco significativo. Sempre sul bagnato comanda Bautista davanti a Depugné e a Michele Pirro, ma solo 8 piloti entrano in pista, tutti gli altri rimangono al box per non rischiare perché le condizioni sono veramente estreme. In un turno piatto e noioso, Marquez si rende protagonista di un incidente che gli procura la rottura del mignolo della mano destra. Fortunatamente per lui però questo infortunio non gli impedirà di partecipare al Gran Premio e soprattutto non avrà problemi neanche ad affrontare le sessioni di qualifica del pomeriggio. Ma è proprio in quel pomeriggio che il weekend inizia ad infiammarsi. Infatti, da ore ormai gira la voce che Jorge Lorenzo sarebbe intenzionato a farsi operare d'urgenza e a tornare in tempo per partecipare al Gran Premio. Sarebbe una cosa davvero incredibile e Jorge Lorenzo partirebbe dalla 12ª casella, perché ovviamente il suo tempo gli permette l'accesso diretto alle Q2, ma ovviamente non potendo partecipare a quel turno dovrà per forza di cose partire dalla 12ª posizione. Nel quarto turno di libere si delineano quelli che potrebbero poi essere i valori per la gara. Marquez comanda davanti a Rossi e Crutchlow, ma è proprio Valentino ad avere il passo gara migliore. Marquez fa dei giri in assoluto più veloci, ma Rossi è il più costante di tutti. I tifosi iniziano veramente a considerare la possibilità che il giorno dopo Valentino sia molto competitivo per il podio e addirittura possa provare anche a scappare in gara. Subito dopo l'FP4 si svolge un turno di qualifiche veramente intenso e spettacolare. Un sacco di piloti si alternano al comando e alla fine la spunta Crutchlow che ottiene la sua prima pole position in MotoGP. Al secondo posto troviamo Marquez e al terzo Stefan Bradl. Quarto Rossi che commenta così la sua qualifica. Il tempo di Crutchlow non era alla mia portata. È la miglior qualifica dell'anno, non per la posizione, ma per la messa a punto della mia M1. Il mio passo è buono, così come quello di Pedrosa e Marquez. Saranno loro i più insidiosi. Kyle Crutchlow invece dirà: sono felice per la posizione, ma non la considero una vera pole perché se Lorenzo fosse stato in pista avrebbe fatto il miglior tempo. Purtroppo non mi sento a mio agio sulla moto, non è reattiva come vorrei. Dopo una bellissima qualifica, il pomeriggio del venerdì è davvero incredibile e non manca di stupire. Quella che fino a poche ore prima sembrava una vera e propria follia è diventata realtà. Jorge Lorenzo proverà a correre il GP olandese. Prima del warm-up per Jorge servirà l'ok dei medici, farà un check-up per vedere se potrà essere fit, ma intorno al pilota spagnolo c'è molta fiducia e quindi sembra che la sua partecipazione sarà certa al 100%. La notizia fa subito il giro del paddock e tutti i suoi avversari si esprimono sulla scelta di Jorge che fino al giorno prima sembrava una vera e propria follia. Pedrosa dirà: sicuramente è molto coraggioso decidere di correre, ma solo lui sa come si sente. Marquez invece dirà: Lorenzo ha abbastanza esperienza per sapere se può guidare o no. Anche il suo compagno di box si esprimerà su questa operazione lampo che porterà Lorenzo appunto a correre il GP olandese.
Questa è una scelta del tutto personale, giusta sia che voglia correre o sia che deciderà di non farlo. Finalmente è arrivato il giorno della gara e nel warm-up Rossi si fa subito vedere. Vuole far capire a tutti che è la sua giornata, che è pronto finalmente per tornare alla vittoria. È lui al comando del warm-up, seguito da Marquez, Crutchlow terzo e Pedrosa quarto. Da segnalare l'ottimo ottavo posto di Lorenzo, che sembra, ovviamente sotto antidolorifici e sotto lo stretto controllo dei medici, non subire più di tanto la frattura appena operata. Per Orghe la gara sarà difficile, ma l'unico limite sarà proprio la resistenza a tutti i giri della corsa. Per quanto riguarda la sua spalla sotto antidolorifici e la sua velocità, non sembrano esserci particolari problemi. Ci siamo, il GP di Assen è alle porte. Sullo schieramento di partenza c'è davvero tantissima fiducia su Valentino Rossi. Sembra possa essere la sua giornata, sembra davvero che tutti quei fantasmi del biennio in Ducati possano definitivamente sparire. Per lui potrà essere una gara d'attacco, ma la coppia Honda HRC fa paura. Marquez e Pedrosa sono molto veloci. Ci sarà anche da valutare Crutchlow, quello che potrà fare il pilota Tech 3, reduce da un'ottima pole position, ma forse non così consistente sul passo come i due piloti della Honda e Valentino. Da sottolineare ovviamente la tanta curiosità su Jorge Lorenzo, che parteciperà al GP dopo un'operazione fatta in tempi record, e ovviamente ci sarà da valutare fino a dove potrà spingersi con questo limite fisico. Ci siamo, finalmente parte il GP d'Olanda. Daniel Pedrosa parte alla grandissima e si trova subito davanti a tutti. Marquez supera subito Bradl, ma Rossi rimane lì in agguato. Arriva poi il sorpasso di Rossi su Bradl, che inizia il secondo giro dietro i due piloti Honda HRC. Incredibile Jorge Lorenzo che si trova quinto in meno di 2 giri, ma Pedrosa porta il gap sugli inseguitori a 7 decimi e sembra essere in giornata per tentare una fuga che però diventa difficile perché Valentino Rossi giro dopo giro è il più veloce in pista. Impalla anche Lorenzo, che supera Crutchlow e si mette in quarta posizione. Davanti Valentino inizia a farsi vedere all'interno di Marquez, ma non esita più di tanto e sorpassa il giovane rookie HRC. Rossi continua ad essere il più veloce in pista e dopo aver ridotto completamente il gap da Pedrosa supera anche il pilota numero 26 della Honda. La folla è in delirio, Valentino è davanti, mancano ancora 20 giri, ma Rossi questa volta ha la possibilità di consolidare il suo vantaggio. Intanto Lorenzo sembra addirittura poter colmare il gap da Marquez e puntare al podio. Per lui il limite sarà solo e esclusivamente quello fisico. Valentino si trova in una situazione particolare, infatti non riesce ad andare in fuga, ma allo stesso tempo non sembra neanche minimamente attaccabile da Pedrosa. Il pilota della Honda infatti non riesce a colmare il gap che lo separa dal 9 volte campione del mondo. A metà gara Lorenzo accusa un calo fisico molto importante e Crutchlow, una volta colmato il gap che lo separava dal maiorchino, lo infila portandosi in quarta posizione. A 10 giri dalla fine, la situazione vede Rossi comandare la gara davanti a Pedrosa e Marquez, seguito a sua volta da Crutchlow e poi Lorenzo quinto. Pedrosa però, se in un primo momento sembrava poter cercare un recupero su Rossi, dato che il distacco non era incolmabile, inizia a perdere terreno. Marquez approfitta di questa situazione e si porta sotto al proprio compagno di squadra. A 9 giri dal termine inizia il confronto interno in HRC. Marquez supera Pedrosa, che però risponde subito riportandosi in seconda posizione. Per Rossi questo è un grandissimo vantaggio. Poche curve dopo arriva il sorpasso decisivo di Marquez, che a questo punto si porta all'inseguimento di Rossi. Pedrosa sembra non averne per contrattaccare. A 6 giri dal termine Rossi gestisce poco più di 1,5 secondi di vantaggio su Marquez. Dietro, incredibilmente, Crutchlow ha colmato completamente il gap che lo separava da Pedrosa e lo infila portando la sua Yamaha in terza posizione. Pedrosa anche in questo caso si deve arrendere senza possibilità di recuperare. Crutchlow nel finale di gara è veramente on fire. Colma anche il distacco da Marquez e ci prova per la seconda posizione. Il problema è che il rookie Honda non molla e resiste. Si arriva all'ultimo giro con Rossi ormai imprendibile. Marquez è secondo davanti a Crutchlow.
Pedrosa è quarto, quinto un eroico Lorenzo. L'ultimo giro è qualcosa di fantastico, è un giro infinito, quelle curve non finiscono mai. Rossi è davanti a tutti, Rossi finalmente può tornare a vincere un GP, essere lui sul gradino più alto del podio. È una cosa incredibile, la folla è veramente impazzita, il giallo praticamente ha assediato Assen, ogni curva del tracciato è tutta per Valentino Rossi, gli appassionati sono tutti incollati al televisore, il mondo del motociclismo vede finalmente ritornare il re sul trono. Dopo 993 giorni, ovvero dal GP della Malesia 2010, Valentino Rossi torna a vincere un GP. È tornato, Rossi c'è, torna a vincere. Assen è stata una gara incredibile, Rossi è veramente al settimo cielo, i tifosi sono esaltati, gli appassionati di motociclismo sono contenti che il pilota di Tavuglia sia tornato dove si merita di essere. I 2 anni in Ducati sono stati difficili, sono stati lunghissimi, le televisioni, i media, i tifosi, gli appassionati, tutti avevano avuto il sospetto che forse quella carriera tanto gloriosa era giunta al termine e invece no, il re è tornato. Valentino ha creduto in se stesso, Valentino non ha dato peso a tutti quelli che lo vedevano ormai finito, che dopo quel biennio in Ducati probabilmente il ritiro era l'unica possibilità. Valentino ci credeva, Valentino ha lottato per questa occasione, per questa nuova occasione con la Yamaha e alla fine ce l'ha fatta, è tornato davanti a tutti. Come continuerà la stagione 2013 di Valentino? Per questo non mi rimane che dirvi di aspettare il video di Diego, la storia della MotoGP anno 2013. Per quanto riguarda questo video è tutto, mi raccomando, se vi è piaciuto lasciateci un bel like e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale qui sotto e noi ci vediamo in un prossimo episodio di Storie di GP. Ciao! Tante volte nei 2 anni prima avevo pensato di non riuscire più a vincere una gara, non riprovare mai quella sensazione di passare il traguardo per primo con la MotoGP. Quindi quando ci sono riuscito a Assen è stato bello.